Un saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per questo nuovo appuntamento con Robocop, il cyborg Alex Murphy. Il modello è in scala 1:3, l'altezza è di circa 62 cm, l'edizione è De Agostini, ma qui adesso parliamo della base di Robocop, che sarà illuminata da LED e sarà in die-cast, metallo e plastica. La guida al montaggio, come potete vedere, è riferita al primo numero. Penso che ci saranno 15 uscite come la base premium di Iron Man, ma intanto andiamo a vedere quello che ho trovato, procedo al montaggio e prima di fare questo sapete che è doveroso e voluto da me ringraziarvi a tutti per le visualizzazioni e per le iscrizioni e per continuare a contribuire a dar vita al canale. Grazie con tutto il mio cuore ragazzi. Un grazie anche alle persone che mi visualizzano e se avete piacere iscrivetevi al canale e attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato, perché molti mi guardano ma non si iscrivono e quindi se non avete nulla in contrario, a voi non costa nulla ragazzi e a me mi è di immenso aiuto, quindi ecco vi chiederei questo. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli e non soltanto di robot o cyborg. E infine, se ci fosse qualcuno interessato a farsi montare il modello, mi contatti privatamente, grazie. Andiamo a vedere quello che ho ricevuto. Questo è un ottagono, la parte centrale della base, tutta in metallo. Questi sono due degli 8 elementi che riceveremo. Eccoli qui. Sarà veramente uno spettacolo. Abbiamo queste che sono, vado a leggere, i supporti delle piastre che saranno messe in verticale, così Robocop, che secondo me arriveremo sui 4 kg di peso, sarà appoggiato sopra e quindi queste per compressione non subiranno alcun danno e manterranno tranquillamente la base senza che ci siano degli avvallamenti dettati appunto dal peso stesso di Robocop. Poi abbiamo questi che sono 2 traverse corte e 2 traverse lunghe, vedete dietro, a 2 e a 1. Due serie di viti che vanno avvitate nella plastica, QP ed EP, qua non usiamo alcun tipo di lubrificante, e una terza serie di viti CM, e qui io mi sono avvalso di un lubrificante. Qualsiasi lubrificante, non è inutile che mi chiediate la marca perché va bene qualsiasi lubrificante, e mi sono andato a creare i filetti subito qui. Guardate, io ho seguito il disegno mi fa vedere questo, adesso vi faccio vedere anche a voi. Mi fa vedere questi due fori dell'ottagono centrale, che sono questi, e mi fa vedere che il primo pezzo, questo con la parte nera, va montato qui, e io così ho fatto. Sono andato infatti a crearmi i filetti qui, vedete? Poi ho preso le viti EP, eccole qui. Ho preso i supporti delle piastre, che sono 4, e sono andato ad avvitarmi le viti, che sono 8, qui sui supporti.
Ho preso le traverse e sono andato ad avvitarmi queste viti qui, le più piccole, le cupi, eccole qui. Adesso loro ci dicono di avvitare prima le traverse, anzi i supporti, ma io andrò a avvitarmi le traverse, non perché mi piace fare le cose differenti da quelle che mi si dicono, ma perché no, vedete? Volevo montare prima le traverse perché ero libero di avvitare senza i supporti dietro, però ha ragione la De Agostini, bisogna montare prima le traverse perché poi chiedo scusa, i supporti, perché poi le traverse vanno a chiudere le viti dei supporti. Quindi facciamo così come ci dicono giustamente loro. Ecco qui. Non stringiamo tutto subito, ricordatevelo, ogni volta che montate degli elementi mettete prima tutte le viti previste per quella sessione di montaggio, controllate che tutto sia a posto e avvitate. Createvi filetti, ragazzi, createvi filetti perché è tutto più facile e quando sentirete che la vite comincia a dare resistenza capirete che siete arrivati contro la plastica. Se non farete questo, voi avrete sempre la resistenza della vite dall'inizio alla fine e se non vi rendete conto che siete arrivati contro la plastica bianca, cosa succede? Che la rompete. Ok, a questo punto mi vado a mettere le traverse non mi posso sbagliare perché posso mettere in un solo modo. Prima di fare questo io sono andato con una piccola lima, ho passato il dito sopra e dove ho visto imperfezioni e ne ho trovate sono andato ad eliminarle. Questo ovviamente consentirà al pezzo di entrare perfettamente nella sua sede. Ecco qui, bellissimo, mi piace veramente. Come primo numero mi piace veramente.
Quando procede tutto in maniera regolare sono troppo contento, senza intoppi. Faccio la stessa cosa da questa parte, quindi metto pausa al video, monto questo e ci vediamo dopo. Ecco qua. Ho montato tutto, adesso non mi rimane che attaccare il primo pezzo e poi il secondo qui. Vado a mettere prima quello con la fascia nera, quella più larga, controllo che sì, così, anche se in realtà il corretto montaggio sarebbe prima quello di mettere quest'altro pezzo qui. Un attimo, questo va qui, do un'occhiata per sicurezza. Qui abbiamo questo, perfetto, è corretto così. Allora montiamo prima questo. Io mi attengo alle istruzioni, in questo caso, poi vi farò vedere una cosa. Se vi siete creati filetti, e ve lo consiglio, girate il cacciavite al contrario, non appena sentirete il clac potrete avvitare, perché sarete così certi che la vite ha preso perfettamente il filetto. Sentito? Guardate come giro il cacciavite. Bellissimo. Poi mi rimuovo anche queste due viti. Vi faccio anche presente un'altra cosa. Queste viti CM poi saranno le stesse che andranno avvitate su tutti questi altri fori qui. Quindi io poi andrò a crearmi i filetti su tutti gli altri, così mi porterò avanti con il lavoro. Restate ancora con me, perché prima di salutarci prendo quello che ho montato fino al numero 39 e più ovviamente questo che avete appena visto. Allora, poi chiaramente dovremo andarlo a fissare e mi auguro, ah, eccolo qui, perfetto, ecco, già non mi piaceva, lo vedevo largo, perfetto, così. Stavo dicendo, mi auguro che poi questa parte qui combaci perfettamente, e infatti combacia perfettamente. Ecco, vi facevo notare questo, guardate. In realtà io potevo montarlo da qualsiasi parte questo pezzo, no? Questo segmento e poi l'altro di conseguenza, però mi sono attenuto a quanto fanno vedere qui sul fascicolo, guardate. Vedete questo foro e questo. Ci fanno partire da qui col segmento e poi a seguire. Infatti qui abbiamo l'altro foro
abbiamo un segmento e due segmenti ad arrivare all'altro foro. Infatti abbiamo un segmento e due segmenti ad arrivare all'altro foro. Ecco, io ho preferito seguire le istruzioni perché probabilmente, non so se sarà qui, ma credo, aspettate un attimo, no, non sarà qui l'asta di sostegno ovviamente, ma sarà messa qua in fondo, qui come ho fatto con Iron Man. Quelle sono semplicemente due viti, però così mi ha fatto vedere il disegno e così l'ho fatto. E sapete perché? Perché poi, guardate, adesso l'ho capito, i piedi di Robocop poi, vedete, andranno qua, uno qua e uno qua, e andranno probabilmente, non ne sono certo, a coprire proprio le due viti. Se voi non seguite questa linea di montaggio, poi vi troverete i fori qua e sinceramente esteticamente non sono così belli da vedersi. Ecco perché probabilmente bisogna montarle così, e così vi esorto a fare. Adesso guardate che meraviglia, qua sicuramente ci sarà questa parte frontale tutta in metallo, che bellezza, e qui il nostro Cyborg, ecco, vedete, guardate, va bene, questo è il sinistro, prendiamo il destro, eccolo qua, il piede ce lo fanno vedere così, adesso vi faccio vedere nuovamente, ma è così, vedete la banda nera, questa, ok, ci fanno vedere il piede così, che va sul foro e non si vede, l'altro sarà ovviamente di qua e non si vedrà. Se voi andate a montarlo con questi centrali è brutto esteticamente, ecco perché ci dicono e ci fanno vedere il disegno. Fate attenzione, in realtà non ci specificano di seguire il disegno e secondo me è un errore, però io ho preferito ragionarci sopra, come dico sempre a tutti, ragioniamo su quello che facciamo, così non corriamo il rischio di fare troppi errori. Qualcuno lo si fa sempre, ma magari un po' di meno. Ecco qui. È vero che non c'entra adesso con la base, però ho voluto farvi vedere sempre quello che ho montato fino al numero 39. Ecco qua. E poi questa bellissima base che secondo me è sempre meglio farle, queste basi, anche se hanno un costo maggiore ovviamente, però farà tutta un'altra figura sulla base, ve lo garantisco. Ci verrà data anche una base che io chiamo una mini pizza, con sopra raffigurato Robocop, che è quella che è stata data anche per Iron Man. Per chi appunto non ha fatto la base premium avrà quella, però ecco, non c'è paragone. Un modello del genere su una base qual è questa è tutto un altro dire. Bene ragazzi, grazie a tutti del vostro tempo, un abbraccio a voi e un saluto anche a tutti i vostri cari più cari da Michele. Ciao e arrivederci al prossimo video.